anche questo progetto lo lavoreremo a pannello, solo che al posto di lavorare a righe orizzontali lavoreremo a righe verticali per far venire appunto questi rombetti verticali che allungano la figura, in quanto il progetto è stato studiato anche per le persone non proprio snelle, quelle un po' più formose. Nel mio caso questa maglia misura 70 centimetri. Per realizzare questi 70 centimetri ho usato questo filato color corallo, che è un 80% cotone, un 20% poliestere ed è un cotone riciclato. È un uncinetto del 4. Il punto si lavora su multipli di 6 più 1. Per ottenere i miei 70 cm ho montato 132 catenelle più 1. Vado a fare le catenelle. Una volta fatte le mie 132 catenelle più 1, ne faccio una aggiuntiva per girare. Entro nella catenella successiva, faccio un punto basso, sormontato da 2 catenelle che sostituiscono il mio primo punto basso. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto. Faccio di nuovo una catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto. Di nuovo una catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio un altro punto alto. Così lavoreremo tutta la riga di punti alti separati da una catenella. Ci vediamo alla fine della riga. Ecco che ho quasi finito la mia riga, faccio l'ultima catenella e l'ultimo punto alto nell'ultima catenella disponibile. Giro il mio lavoro, entro nel primo punto alto che ho a disposizione, faccio un punto basso, salgo con 2 catenelle, aggiungo una catenella che servirà da separazione, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto che trovo nella riga di sotto, una catenella, un punto alto nel punto alto sottostante, separo con una catenella, un altro punto alto nel punto alto sottostante, faccio la mia catenella ed entro nel punto alto sottostante e via via così faremo 2 righe di punto rete praticamente. Ci vediamo alla fine della riga. Una volta finiti i miei 2 giri di punto rete, giro il lavoro e andrò a fare i rombettini. Fare i rombettini è molto semplice. Adesso vediamo come. Entriamo nel primo punto alto disponibile, facciamo un punto basso e saliamo con 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, non entro nel primo archetto, ma bensì entro nel secondo, tra punto alto, in mezzo e faccio un altro punto alto. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e in questo punto alto che abbiamo di traverso ne facciamo altri 3. 1, 2 e 3. Di nuovo filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto non nel primo punto che ho a disposizione, ma bensì in quello successivo. Entro qua, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto non nell'archetto subito dopo, ma in quello dopo. Salto un archetto praticamente, qui no, entro qui e faccio un altro punto alto. Salgo con 3 catenelle e vado ad eseguire 3 punti intorno a questa barrettina che abbiamo di traverso. 1, 2 e 3. Di nuovo filo sull'uncinetto e vado a fare un punto alto nel secondo punto che ho a disposizione. Filo sull'uncinetto,
entro a fare un punto alto non nel primo archetto, ma in quello dopo. Salto un archetto praticamente. Punto alto, 3 catenelle e faccio 3 punti intorno a questo punto qui. 1, 2 e 3. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto il primo punto che ho a disposizione e passo direttamente a quello successivo. Entro nel punto e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, salto il primo archetto che ho a disposizione ed entro nel secondo e faccio di nuovo un punto alto. Faccio ancora le mie 3 catenelle e lavoro 3 punti attorno a questa barretta. 1, 2 e 3. Ed ecco che abbiamo fatto i nostri rombettini. Andiamo avanti a lavorare tutta la riga così. Vado a fare il mio ultimo rombetto, faccio il mio punto alto in mezzo all'archetto, salgo con 3 catenelle, faccio 3 punti alti, e finisco con un punto alto sopra il terzo punto, quello che funge da punto alto iniziale praticamente. E il nostro giro è finito. Ecco fatto il nostro motivo per metà è sviluppato. Ora giriamo il lavoro . Ops, ok, faccio una catenella, faccio un punto basso, pardon, salgo con 2 catenelle, aggiungo altre 2 catenelle che faranno da separazione ed entro con un punto basso nella catenella qui in alto, mannaggia fa fatica, ok, nella catenella qui in alto e faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto in mezzo ai gruppetti di punti. Di nuovo 2 catenelle ed entro nell'ultima catenella del gruppetto di 3 che fungono da punto alto e faccio un punto basso. Di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e entro nel punto alto in mezzo ai 2 rombettini, 2 catenelle di separazione ed entro nella catenella più in alto, faccio un punto basso, di nuovo 2 catenelle, entro nel punto alto che ho a disposizione in mezzo ai 2 rombetti, di nuovo 2 catenelle e vado qui nell'ultima catenella in alto, faccio un punto basso, 2 catenelle e andremo avanti per tutta la riga così. Ed ecco come si presenta il motivo completo, un po' lungo da fare, però è molto semplice e anche d'effetto. A questo punto, finito il giro di puntorete, inizieremo di nuovo con i rombetti. Una volta finiti i rombetti faremo il giro di punto alto 2 catenelle, punto basso 2 catenelle, punto alto 2 catenelle e via dicendo, fino ad arrivare alla larghezza desiderata del vostro quarto, cioè metà pannello. Perché arrivati a metà dovremmo vedere come fare la scollatura. Nel mio caso la mia metà, siccome è studiata in maniera morbida, è di 35 centimetri, cioè 7 motivi completi. Quando siamo arrivati a metà pannello ci vediamo.
Una volta eseguiti i miei 7 motivi completi, che equivalgono a metà pannello, devo cominciare a ricavare la scollatura. Come faccio a ricavare la scollatura? Prima di tutto bisogna decidere quanto la si vuole profonda. Io ho misurato 27 centimetri, dopodiché ho posizionato un marcapunti per fissare appunto il punto giusto ed ho contato i punti rimanenti, che nel mio caso sono 54, perché questi 54 punti rimanenti, verranno sostituiti da altre 54 catenelle volanti. Ok, cominciamo, riprendiamo anzi il lavoro da dove l'abbiamo lasciato. Noi, finiti i nostri 7 motivi, ci ritroviamo in questa situazione. Per arrivare qua non dobbiamo far altro che lavorare una riga di punti bassi, un punto basso per ogni punto che abbiamo a disposizione sotto. Quindi inizio, faccio un punto basso sul primo punto alto disponibile, un altro punto basso dove c'è la catenella, un punto basso nel punto alto sottostante, un punto basso sulla catenella e via via per ogni punto che abbiamo sotto dobbiamo fare un punto basso sopra. Arrivata a questo punto tolgo il mio marcapunti e lavoro l'ultimo punto basso nell'ultimo punto che ho segnato, nel punto che ho segnato, e vado avanti con, abbiamo detto nel mio caso, 54 catenelle volanti. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 54. Fatta la mia 54esima catenella, taglio il filo e chiudo. E ripartiamo dal basso. Perché ripartiamo dal basso? Per avere tutti i nostri rombettini dal diritto. Se noi partiremmo dalle catenelle volanti ci verrebbero dal rovescio. Quindi riparto da qua. Riparto ancora come all'inizio del nostro motivo, con 2 giri di punto rete, i rombetti, eccetera. Entro nel primo punto, punto basso, 2 catenelle, catenella di separazione, salto il punto basso successivo, entro in quello dopo, faccio una catenella, salto il punto basso successivo, entro in quello dopo, così come abbiamo iniziato, no? Solo che prima avevamo le catenelle, adesso abbiamo i punti bassi. Finito di lavorare tutti i miei punti bassi e le mie catenelle sottostanti a punti alti e catenelle, avrò ottenuto il nostro scollo. Adesso non ci resta altro da fare che voltare il lavoro e continuare con il nostro motivo, cioè un'altra riga di punti alti e catenelle, poi faremo i rombettini, poi torneremo indietro, faremo un punto alto, 2 catenelle, un punto basso, 2 catenelle, eccetera, eccetera. Ripartiamo da capo praticamente e faremo, nel mio caso, poi voi scegliete appunto la vostra misura e il vostro numero di motivi, nel mio caso sono altri 7 motivi. E questo è il mio pannello terminato. Ora dovremo pareggiare le spalle con un giro di punti bassi perché il bordo non è regolare. Entro nel primo punto che ho a disposizione e lo faccio. Entro nell'archetto, faccio 2 punti bassi, poi salto, farò 2 punti bassi in tutti gli archetti che ho a disposizione. Salto il punto, punto basso, salto questo punto qua fatto, punto basso, entro nell'archetto successivo, punto basso e via così per tutte e 2 le spalle. Finito di
pareggiare col punto basso le nostre spalle, ora le dovremo unire. Io ho scelto di unirle con l'uncinetto e a punto basso, prendendo il punto intero, perché è un cotone poco ritorto e mi è venuto più semplice così. Quindi entro nel punto davanti, nel punto successivo di dietro, faccio un punto basso, entro nel punto davanti e nel punto di dietro, faccio un altro punto basso e via così fino a finire tutte e due le nostre spalle. Una volta cucite le spalle e rifinito il mio scollo, è ora di passare ai fianchi. Per i fianchi ho ricavato il giromanica di 22 cm e per essere sicura di aver fatto tutte e due le maniche uguali, oltre che aver preso la misura, mi sono contata anche gli archetti. Nel mio caso sono 20. I fianchi li ho uniti sempre all'uncinetto, però ho cambiato la misura in modo da non far tirare la cucitura. Ho usato una mezza misura in più. Per tutto il lavoro ho usato l'uncinetto numero 4, per chiudere i fianchi userò un 4,5. Ok, e inserisco il mio uncinetto nel primo punto disponibile del davanti e nel primo punto disponibile nel dietro. Estraggo il filo e faccio un punto basso. Faccio una catenella, entro nei punti alti che ho subito dopo, quindi salto la catenella sottostante, faccio un altro punto basso, faccio una catenella, salto le catenelle sottostanti, prendo i due punti bassi dei due fianchi del lavoro e chiudo. Una catenella, salto la catenella, le catenelle sottostante, entro nei punti, li prendo tutti e due insieme a punto intero e chiudo. E vado avanti così finché ho finito il mio fianco, finché sono arrivata al marcapunti. Una volta chiusi i miei fianchi, riprendo il mio uncinetto del numero 4 e rifinisco tutto quello che c'è da rifinire con il punto basso, cioè le maniche. Nelle maniche lavoreremo come nello scollo, catenella, nell'archetto dove c'è la catenella faremo un punto basso, nel punto alto un punto basso, nella catenella un punto basso e via via un punto per ogni punto disponibile nella riga sottostante. Mentre per quel che riguarda il sotto, ci ricordiamo che abbiamo lavorato in pannelli verticali, quindi dovremo rifinire in questa maniera. Due punti alti nell'archetto, saltiamo il punto, facciamo altri due punti bassi nell'archetto, saltiamo il punto, lavoreremo solo gli archetti praticamente, due punti bassi per ogni archetto, il nostro progetto, così come abbiamo fatto nelle spalle. Tenere unito lo scollo perché come potete vedere è molto profondo e ho fatto questa catenella di 350 maglie che misura circa 1,90 m, 2 metri, e l'ho infilata a modo stringa delle scarpe, incrociandola tra un lato e l'altro nella scollatura dietro. Ed ecco il nostro progetto finito. Io spero che vi sia piaciuto, io mi sono divertita molto nel realizzarlo per il colore del filato che mi piace e per le scollature che io amo in maniera particolare. È un capo molto versatile, possiamo usarlo come copricostume in spiaggia, possiamo usarlo come maglia, possiamo con un jeans, un top, una bella collana, siamo pronti per uscire la sera. Lo trovo molto molto bello e appunto se anche a voi è piaciuto come è piaciuto a me realizzarlo, mettete un like su questo video, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie per essere stati con me e ciao a tutti.